Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche e romantiche per la seconda metà di giugno 2024. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Sagittario. Periodo in equilibrio probabilmente, periodo dedicato alle arti, alla natura, mi viene da dire alla riscoperta di un nuovo equilibrio all'interno della relazione. La carta della temperanza fa anche riferimento alla pazienza, come se ci fosse un momento di calma, di tranquillità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come dico sempre, le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024, alle previsioni per l'estate e anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Andiamo a vedere le energie, partiamo con un 2 di pentacoli. Io adesso ragazzi vi dico carta per carta qual è il movimento energetico più importante, poi vi farò come degli esempi sulle relazioni appena iniziate, su quelle già magari un po' più stabili e anche sulle relazioni che non sono ben definite. Poi cercate comunque di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, 2 di pentacoli, giustizia, 10 di bastoni, re di coppe, 4 di spade e 8 di spade. Allora, partiamo dal 2 di pentacoli. Il 2 di pentacoli è una carta che parla di questioni o dinamiche che in qualche modo si ripetono. Andiamo a vederla subito con i tarocchi. Però Cavaliere di Pentacoli potrebbe essere una carta che parla di certe questioni da dover gestire. Guardate, vedendo già il Cavaliere di Pentacoli vi dico in modo cauto, 9 di spade. Non lo so, è come se andaste avanti con calma, con prudenza. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un'altra volta la giustizia, mi sembra giusto. E 3 di coppe. Devo dire che con la carta della giustizia potrebbero esserci nuovi accordi, soprattutto se siete in una relazione indefinita o a tre. Ci potrebbero essere nuovi accordi più in equilibrio, perché sia la giustizia che la temperanza sono due carte che mi parlano appunto di mettere in equilibrio le cose. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Fante di bastoni e 6 di spade. Voglio un'altra carta per questo fante. 9 di pentacoli appeso. Allora, adesso ragazzi io parlerò di quella che potrebbe essere la vostra energia piuttosto che l'energia dell'altra persona, però tenete presente che potreste sentirle invertite. Allora, la sensazione che ho è che l'altra persona debba un po' smetterla di pensare principalmente a se stessa, o perlomeno
Il movimento energetico del prossimo periodo, della fine giugno praticamente, sarà per questa persona cercare di lasciarsi indietro certe attitudini, certi modi di pensare giovanili, mi viene da dire, ok? È come se questa persona avesse ancora l'argento vivo addosso, c'è tanto entusiasmo, ma in questo periodo è come se riuscisse a vedere diversamente le cose. Vi dico, c'è un 10 di bastoni, qui ho come la sensazione che si toglieranno dei pesi e siccome qui abbiamo un 3 di coppe, come l'idea che ci sarà una sorta di... Sapete la cipolla quando si tolgono gli strati? Tipo mi tolgo le parti esterne, quelle che... la corazza, ecco, per capirci. Andiamo a vedere questo re di coppe. Asso di pentacoli. E 3 di spade. Andiamo a vedere anche il 4. Sole. E imperatore. Mm. Allora, devo dire che da un lato c'è come la necessità di dover guarire questo 3 di spade, rivedo anche il 9 di spade, come se ci fosse qualche tipo di sofferenza che potrebbe essere legata a questo ciclo che magari continua a, a ripetersi. Dall'altro lato di qua vedo un 4 di spade che è una carta di guarigione e qui c'è come da guarire. Allora, per qualcuno potrebbe essere il rapporto padre-figlio, per qualcun altro potrebbe essere il rapporto solido di amicizia che c'è all'interno della relazione, perché il fatto che si sia in una relazione non è, diciamo, non, come vi posso dire? Quando si è in una relazione con qualcuno, non tutti riescono ad essere amici del partner. Ed è un po' quello qui, secondo me. Si deve un attimino, secondo me, come vi posso dire, guarire il lato dell'amicizia, il lato... Guardate, con la carta del sole si potrebbe anche parlare di chiarezza mentale, nel senso che qui è come se ci fosse bisogno di schiarirsi l'idea di trovare quello che è certo, concreto all'interno della relazione o all'interno della situazione. Con il re di coppe vi dico, c'è un sentimento profondo, c'è voglia con questo asso di pentacoli di andare avanti, di seminare, magari con questa giustizia si parla proprio di nuovi contratti, di nuovi accordi, di tirare una linea, di ricominciare da capo o di cominciare qualcosa di nuovo. Però è anche vero che qua abbiamo un 3 di spade e la paura con questo 9 di spade che qualche cosa ricapiti. Andiamo a vedere l'8 di spade qui, che è interessante. Imperatrice 6 di coppe. Sapete ragazzi, per qualcuno tutto questo ha a che fare con un discorso di famiglia e di figli. Qui abbiamo imperatore e imperatrice, qui abbiamo 6 di coppe e sole. Vi dico, secondo me l'8 di spade in questo caso è per dare una nuova, perché al contrario, è per dare come una nuova visione a quello che potrebbe essere. Come dicevo prima, o il rapporto che sia a livello di genitore, e qui penso a chi ha il vizio di fare da padre o da madre al partner, invece che da partner si comporta da madre o da padre. In quel senso. C'è come da guarire un pochettino il bambino interiore, ma sento che è una cosa
Un po' di entrambe, probabilmente c'è come una dinamica di andi e rivieni e bisogna mettere in regola le cose. Cioè i partner si devono comportare da partner, non da padri e non da madri. Allora ragazzi, parliamo di relazioni nascenti. Se siete single o se per caso vi interessa sapere, avere informazioni insomma sulle relazioni affettive come quelle degli amici piuttosto che familiari o con i figli, le letture sono già online, le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito, sono quelle a tre scelte, ci sono anche i segni zodiacali. E comunque potete anche integrarle con questa lettura, è quella dei single, soprattutto se avete magari una conoscenza e non è già proprio una relazione. Allora, vi dico, per le relazioni appena iniziate, sento che c'è un'energia equilibrata, un'energia giusta, un'energia di fare le cose fatte bene. Ho come la sensazione, se fino ad adesso vi siete, diciamo, frequentati con amici o in posti pubblici, è come ora di iniziare a fare le cose solo tra voi due. Ho come questa sensazione. Ehm, Se siete in una relazione che è già iniziata da un pochino, diciamo che agli inizi, che comunque mm, qui ragazzi è importante, ma per entrambe giocare tipo a carte scoperte. Ho come la sensazione che mm, parlare chiaramente possa essere un ottimo mattone sul quale costruire la vostra relazione. Se fate parte di quelle coppie che sono già in piedi da un po', coppie o relazioni, ok? Devo dire, ragazzi, che per qualcuno ci sarà come una sorta di passaggio. Questa giustizia potrebbe anche proprio fare riferimento a delle questioni burocratiche. E se così fosse, se per esempio siete in una relazione a tre, vi dico che potrebbe diventare una relazione a due. È come se ci fosse qualche tipo di peso che o voi o il partner vi togliete grazie a uno sblocco burocratico. Se foste in una relazione non ben definita, ehm, devo dire, vi sento parecchio presi, però è come se aveste bisogno di qualche cosa in più. Cioè, il fatto che il cuore sia esplosivo, mi viene da dire, non vi impedisce di essere prudenti nella seconda parte di giugno e questo sarà un vantaggio per voi, perché andando piano si può correggere il tiro man mano, no? E sento anche che da parte dell'altra persona, sì, ci sarà quella sorta di allontanamento, quella sorta del togliersi un peso. Guardate, per qualcuno la giustizia può anche rappresentare il parlarsi chiaramente ed è da lì che c'è questo togliersi un peso per uno dei due, ok? Perché sento che qui è veramente importante. C'è come un discorso di... In realtà è un po' come se ci si togliesse la parte superficiale da dosso o dalla relazione, cioè per la serie, sì sì, tutto bello, tutto come vi posso dire, simpatico, carino, si sta bene insieme, però alla fine la situazione qual è? Com'è? Come siamo messi, mi viene da dire, no? Che è un po' quello che secondo me avete bisogno di sapere. E qui vi dico che arriverà un certo punto dove giocherete proprio a carte scoperte, secondo me. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Porta magica, è bellissima perché anche qui fa vedere una serie di porte, vedete?
una serie di cancelli, come se fosse un percorso ostacoli quasi, no? E questa fatina vi dice che ci vuole coraggio e fiducia per avventurarsi nello sconosciuto. Però è proprio lì che ci sono i più grandi risultati. È ora di fare un passo in avanti senza guardarsi indietro. Vi dico, qui si termina comunque con l'imperatrice, con un 6 di coppe, Quindi vi dico che le cose andranno a prosperare, abbiamo anche l'imperatore. L'unica remora che ho verso questo 6 di coppe è che potrebbe essere una carta che tende a farvi romanticizzare un pochettino troppo la situazione o la relazione. Per molti queste due carte fanno riferimento al voglio figli, non voglio figli, nel caso siate in una relazione da molto tempo. Più che tutto sento che l'altra persona che non sa se vuole figli e nel caso sappia già che non vuole figli, siete voi a questo punto che vi state chiedendo ma per me va bene così o insomma cosa voglio io? Va bene, amici del Sagittario. Ah, scusatemi, se non sono figli possono essere progetti, Vi dico, la parola figli e la parola progetti sono abbastanza... o anche un animale domestico potrebbe essere, no? A livello di riempire la famiglia, di completare la famiglia. Va bene, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video oppure fare una piccola donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail per fissare un appuntamento oppure se preferite andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Le playlist sono 4, sono numerate e sono da guardare in ordine di numero. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!